Abbiamo provato 4 naked di media cilindrata, Honda con la sua nuova CB750 Hornet, Suzuki con l'anch'essa nuova GSX 8S e poi Yamaha con la versione base di partenza per quella depotenziata da 35 kW per patente A2, di cavalli ne ha 95 al posto dei 119 della versione full power dell'MT-09 e infine Aprilia con la raffinata Tuono in versione factory. Le abbiamo guidate dal lago di Como fino a qui alla colma di Sormano, dove trovate alle nostre spalle l'osservatorio. Sul nostro sito, sul sito di Gazzetta Motori, trovate la comparativa, i pregi e i difetti e tutti gli approfondimenti del caso. In questo video invece andiamo a fare un'analisi completa di quelle che sono queste 4 moto, non prima però di ricordarvi, come sempre, di mettere mi piace a tutte le pagine social di Gazzetta Motori per tanti contenuti a 2 e 4 ruote. Già snocciolando un po' i dati e leggendo le schede tecniche si vede che sono 4 moto con 4 approcci un po' diversi. Soprattutto ne abbiamo 2, c'è le novità 2023, quindi Honda Hornet 750 e Suzuki con la nuova GSX 8S che sono un po' più similari, mentre le altre 2 sono un po' fuori dal coro sia dal punto di vista delle prestazioni, per motivi differenti, ma anche dal punto di vista del costo. Partiamo da quella più costosa dell'8, Aprilia, Tuono 660 versione factory, quasi 11.000 euro, e vale la pena spendere 3.000 euro rispetto ad esempio alla Hornet che ho guidato un po' più spesso in questa comparativa? Gianluca, cosa dici? Aprilia la conosco bene a 360 gradi perché l'ho provata, ho avuto la fortuna di provarla molte volte in pista e anche su strada. Il riscontro è lo stesso che mi ha dato in pista, ovvero che tra virgolette è una moto molto sincera, gustosa da guidare, molto reattiva, propensa ovviamente alla pista perché è molto carica in avanti e ha un motore molto lineare, ha un'erogazione che allunga molto, quindi direi che è una moto sinceramente un mix, la comprerei sia per la strada che per la pista. Diciamo che nel compromesso che magari sulle altre 3 moto è più tra il giro del sabato e della domenica come quello che magari abbiamo fatto qui oggi e l'uso quotidiano in città, lì il compromesso è tra il giro del sabato e la domenica e il giro in pista. Bravissimo. Durante magari il fine settimana la puoi utilizzare per andare in pista e durante la settimana magari la puoi utilizzare per andare in ufficio perché è un po' più scomoda delle altre 3, però comunque sì, la fruibilità rimane. Rimane, sì. L'altra fuori classifica in questa nostra comparativa è la Yamaha MT-09, fuori classifica per il motore perché ha un cilindro in più. Ma siamo sicuri che Yamaha ci abbia dato la versione depotenziata? Perché a sentire l'apertura del gas, i bassi, i medi regimi, ma anche agli alti, ha una fluidità di erogazione e una potenza che emerge. La coppia rimane la stessa, esatto, della versione full power e diciamo che è la versione, ricordiamolo, che fa da base per la versione depotenziata da 35 kW perché la legge stabilisce appunto che la versione da cui nasce deve avere massimo 95 cavalli, però in tutto e per tutto il motore è quello della versione da 119 cavalli. E quello si sente, è sfruttabile sia su un passo di montagna sia in tangenziale in autostrada. Per venire in questa location abbiamo fatto diversi chilometri e l'abbiamo provata anche in diversi contesti ed è un equilibrio a 360 gradi questo motore, che è davvero forse il pregio più grande di questa moto. Dove invece ho avuto un pochettino di difficoltà, soprattutto magari nel parcheggio, uscire da un parcheggio in queste zone un pochettino tortuose, sono le manovre da fermo, perché ha un raggio di sterzata davvero molto ridotto e questo è un pochettino limitante. Gli manca un pelo di allungo appunto perché per tagliare la potenza ci sono meno giri in alto, però la schiena, l'ho guidata anch'io, anche rispetto alla Aprilia in alcuni passaggi si vede che ne ha di più. Diciamo che i 2.600 euro in più, se prendiamo come riferimento il listino della Hornet, ci sono tutti, perché la moto è una moto sicuramente di un segmento forse superiore rispetto alle 2 avversarie. Sono assolutamente d'accordo, sì, è puramente una questione elettronica poi, no? I 95 cavalli rispetto ai 119, quindi sì, forse rispetto alla versione a piena potenza le manca qualcosina, ma nella comparativa ci sta benissimo e forse risulta quella col motore
uno dei motori più godibili. Sì, assolutamente. Quindi siamo partiti con le due fuori classifica, che lo sono per motivi soprattutto di carattere economico, cioè chi vuole investire qualche soldo in più, non è poco perché parliamo di 2.600-3.000 euro rispetto alla Hornet in più per le due avversarie, lo sono fuori classifica perché l'MT-09 è sostanzialmente di un segmento superiore, di fatto godibile a 360 gradi, la Tono lo è per caratteristiche tecniche, anche di bellezza estetica, perché siamo italiani e l'unica italiana, lo vogliamo dire, del lotto è la più bella, o no? Sì, dal mio punto di vista è la più bella, meno spigolosa e si vede che ci ha messo mano Aprilia. Le giapponesi invece, noi italiani che siamo attenti al discorso estetico, eleganza, equilibrio, fanno discutere un po' di più, c'è a chi piacciono un po' di meno. Entrando proprio poi a bomba, diciamo, nella comparativa, le due moto forse su cui c'è più attenzione, anche perché sono due novità assolute del 2023, sono in casa Honda e in casa Suzuki. Sì, Suzuki apparentemente è simile alla Honda, almeno come stile, come impostazione generale, più spigoloso, però appare più compatta di quanto sia in realtà, perché se si guardano le dimensioni e soprattutto il peso è un po' più vicina alle aliquote di una maxi che non di una media, e questo appare anche nella guida, quindi è più a proprio agio sul largo che su un medio relativamente largo, che non su un misto stretto, perché risulta un pochino più impegnativa da inserire in curva. Ecco, poi confronteremo gli approcci tra Honda e Suzuki. Da dire a favore di Suzuki che negli ultimi anni tutti noi abbiamo detto che le novità arrivavano un po' col contagocce ed erano aggiornamenti di modelli i cui progetti magari erano un po' più datati. Questo è un progetto che parte completamente da zero. No, anche il motore. Il motore è la scusa, tra virgolette, è il motivo di questo cambiamento, perché ricordiamo il motore, il classico V-Twin dell'SV 650 è andato in pensione, doveva andarci forse già qualche anno fa, si era detto che con l'Euro 5 non si sarebbe potuti omologarlo con questa classe di emissioni, in realtà poi Suzuki c'era riuscita, però siamo arrivati al 2023, motore completamente nuovo, si rinuncia a una tipologia di motore che ormai è obsoleta dal punto di vista tecnico. Più semplice tecnicamente e strutturalmente, però ha comunque un suo perché anche in termini di costi, se vogliamo andare a vedere. Anche in termini di costi, ma anche a livello di prestazioni. Se vogliamo, il motore della Suzuki in basso e ai medi è forse quello che convince di più. Convince di più e per contro non invita a allungare. Beh, l'allungo un po' manca, a dire il vero, cioè non invita perché poi alla fine è godibile fino ai medi e poi gli manca un po' quel guizzo. Certo, quindi consiglia, è anche più apprezzabile cambiare a regimi più bassi e ne beneficiano chiaramente anche i consumi in questo momento. Cambiare, a proposito di cambi, tutte le moto che abbiamo provato, cambi assistiti, quindi quick shifter a salire e a scendere, l'unica dell'otto che non lo offre di serie è la Honda, quindi la Hornet, che però partendo da un listino che è appena sotto quota 8.000 giustifica questo sacrificio appunto sull'altare del prezzo, 900 euro in meno rispetto alla Suzuki. Con 270 euro circa, se non mi ricordo male, si può avere però il cambio, il quick shifter, che forse dell'8 delle 4 è quello che mi ha convinto un po' di più a salire e a scendere senza mai nessun indugio, anche con regimi non particolarmente elevati, perché poi i cambi elettronici hanno sempre peculiarità un po' più da turismo, un po' più sportivo. Diciamo che nel compromesso Honda è quella che ne esce meglio. La Hornet, devo spezzare una lancia a favore di questo modello tanto discusso. Il difetto principale probabilmente è proprio il nome, perché se Honda avesse scelto un altro nome se ne sarebbe discusso sicuramente meno, però è un motore che ha perso 2 cilindri rispetto all'antenata, ma dal punto di vista dell'erogazione in basso e in alto è uno dei più divertenti, è una delle moto poi al 160 dietro, quindi è un po' più veloce nel misto, mi è piaciuta parecchio, mi manca forse un po' ai medi rispetto alla Suzuki, e tra Honda e Suzuki diventa poi una questione di gusto personale. Assolutamente sì, gusto. Anche come sospensioni non ha molte regolazioni la Suzuki, solo quelle indispensabili, precarico, che può essere un limite per chi è più perfezionista, ma è sicuramente un vantaggio per chi ha le prime armi, perché si evita di combinare dei guai. Dal punto di vista delle sospensioni sono due approcci un po' diversi. Suzuki
po' più sostenuta, quindi dà l'impressione di essere una moto che portata al limite magari sul misto veloce sta lì meglio, mentre Honda dà un feeling immediato da Honda, quindi appena ci si sale sembra di essere su una moto che si guida da tempo, però la forcella affonda un po' di più nella parte iniziale. Chi magari sente questo affondamento prende paura, in realtà è una moto che sta lì anche altrettanto più o meno come Suzuki, è un po' più neutra, un po' meno sportiva diciamo magari sul veloce, però sul misto stretto risente meno anche dell'asfalto più rovinato Honda. Nel complesso, quindi 4 moto che possono piacere di più o di meno a seconda dei gusti. Tu che hai guidato un po' più l'Aprilia, Gianluca, le altre 3 qualche conclusione? Ma la Hornet l'ho trovata una moto molto facile, soprattutto nei cambi di direzione, soprattutto nello stretto, perché ha un baricentro molto basso, quindi facilita molto nella guida. È consigliabile anche per i neofiti che vogliono incominciare da una cilindrata diciamo non troppo elevata, quindi sicuramente è una moto molto facile. Suzuki l'ho trovata molto stabile nel veloce e nello stretto si sentono i suoi 202 kg. Ricordiamo che del lotto è la più pesante, siamo a circa più di 10 kg rispetto alle avversarie. Sì, perché Aprilia pesa, la Factory, questa qui pesa 181. Factory è un fuori classifica perché 182 kg, quindi 181 anzi batteria al litio per perderne altri 2 è un po' estrema, però anche le altre 2 giapponesi sono attorno ai 190. Sì. E Yamaha invece l'ho trovata una moto molto sincera, molto facile. Ciclistica e motore sono davvero, è piacevole guidarla, quindi tra tutte e 4 io ho un debole per l'Aprilia, marchio italiano, però mi sono piaciute tutte e 3. Con questo si conclude il nostro video. Speriamo di avervi tolto qualsiasi dubbio su questi 4 modelli, ma soprattutto di avervi trasmesso al meglio tutte le nostre sensazioni, tutte le nostre impressioni dopo averle guidate a fondo. E voi quale preferite tra le 4? Fatecelo sapere sul sito e sui social di Gazzetta Motori. Ciao!